credo che sia andata via veramente l'unica persona, innanzitutto, forse anche l'ultima, che ha contribuito veramente all'apertura di questo sistema, al costume, agli italiani. Io credo che grazie a Riccardo, se l'Italia è diventata così com'è, un po' più aperta, dobbiamo tutti a lui. Benvenuti nella soffitta più indiscreta d'Italia, dove si alza la polvere, ma anche la temperatura. Oggi vi porto in un viaggio che ha fatto sognare, scandalizzare e discutere milioni di italiani dagli anni '80 in poi. Una storia fatta di luci soffuse, corpi liberi, provocazioni e libertà. Una storia che ha rivoluzionato il modo di mostrare e vivere il desiderio in Italia. Eh sì, oggi si parla di Diva Futura, il collettivo più chiacchierato, discusso e amato del nostro pop nazionale. Quindi preparatevi a scoprire com'è nata l'agenzia che ha trasformato delle ragazze ribelli in vere e proprie D della notte. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché qui, tra pizzi, provocazioni e verità scomode, la memoria non va mai in vacanza. Tutto inizia nei primi anni '80, quando un certo Riccardo Schicchi, ex fotografo d'arte con la passione per le provocazioni visive, si unisce a una giovane e spregiudicata Ilona Staller, per tutti Cicciolina, e fonda a Roma un'agenzia destinata a cambiare per sempre le regole dello spettacolo. Il nome? Diva Futura. Un titolo che sa già di sfida e di futuro, un po' fantascienza e un po' tabù. L'idea era rivoluzionaria: scoprire volti nuovi, creare una scuderia di donne bellissime, libere e ironiche, pronte a mettere in scena la fantasia. Ma mica solo davanti a una cinepresa. Diva Futura organizzava spettacoli, serate, eventi, performance live e lanciava le sue stelle in ogni direzione, nei locali, sulle copertine, in TV, perfino in Parlamento. Un sistema mediatico costruito con astuzia, stile e un pizzico di scandalo calcolato. Al centro di tutto c'era lei, la regina incontrastata della trasgressione italiana, Cicciolina. Ilona Staller era molto più di una bella ragazza. Ungherese rese di nascita, in Italia diventò una vera icona. Cantava in playback, parlava di amore universale e si presentava in televisione con abiti trasparenti e un pitone attorcigliato addosso. Sì, letteralmente. Il suo motto? L'amore è pace. E se per promuoverla bisognava fare qualche dichiarazione sopra le righe, tipo offrire favori intimi a Saddam Hussein o a Bin Laden per fermare le guerre, lei non si tirava certo indietro. Geniale o folle? Forse entrambe. Ma accanto a lei c'era anche un'altra donna, dal fascino magnetico e dallo sguardo profondo, Moana Pozzi. Alta, elegante, colta e sicura di sé, Moana era l'opposto perfetto di Cicciolina. Se una era fiabesca e infantile, l'altra era consapevole e matura. Moana recitava, scriveva libri, frequentava filosofi e scendeva in politica. La sua candidatura a sindaco di Roma fece tremare le istituzioni. Ma dietro il personaggio c'era anche una donna che parlava di libertà, piacere e rispetto con intelligenza e ironia. Un mix irresistibile. Poi c'erano le altre stelle della scuderia. La guerriera Ramba, vera pioniera dal look dominatore, Milly D'Abbraccio, ex Miss trasformata in showgirl a luci calde, Eva Enger, la bellissima ungherese che Schicchi sposò e lanciò come musa del gruppo. E ancora Jessica Rizzo, Baby Pozzi, Roberta Gemma, Maurizia Paradiso, un vero firmamento che brillava su tutti i palcoscenici più audaci d'Italia. Nel 1986 Diva Futura lancia Curve Deliziose, uno spettacolo teatrale destinato a entrare nella leggenda. Sul palco Cicciolina, Moana, Ramba e altre bellezze pronte a spingersi oltre ogni limite. Le coreografie? Una miscela di danza, provocazione e teatralità pop. Ogni ragazza rappresentava una fantasia, la fata candida, la guerriera, la dea del piacere, la gatta selvaggia. Ma la vera bomba scoppiò quando, dopo il debutto, lo spettacolo fu denunciato per oltraggio al pudore. Apriti cielo! Il processo fu un vero show nello show. Le ragazze si presentarono in tribunale come se fossero sul red carpet. La stampa impazzì. Le foto, gli articoli, i baci saffici davanti ai fotografi, tutto alimentava il mito. E fu proprio grazie a questo clamore che Cicciolina finì in Parlamento. Nel 1987 venne eletta alla Camera. In aula sedeva come sempre, vestiti trasparenti, coroncine di fiori, sorriso da ninfa pagana. Una scena che fece storcere il naso a molti, ma che, ammettiamolo, resta indimenticabile. Diva Futura fu anche produzione cinematografica, con decine di film per adulti che fecero la fortuna del videonoleggio negli anni '90. Ogni titolo era un piccolo cult underground.
Poi arrivarono le linee telefoniche piccanti, le riviste a tema, i calendari venduti in centinaia di migliaia di copie, fino all'apertura di un canale satellitare interamente dedicato alle performance delle ragazze. Un impero multimediale che non aveva rivali. E in TV? Le ragazze erano ovunque. Da Maurizio Costanzo a Pippo Baudo, da Fabio Fazio ai varietà in seconda serata, dibattiti infuocati, lacrime, sdegno e applausi a scena aperta. Cicciolina, Moana e le altre entrarono nei salotti degli italiani dalla porta principale e qualcuno, da Umberto Eco in poi, le interpretò anche come simboli di una società in crisi di identità. Col tempo le cose cambiarono. Moana morì giovanissima nel 1994, lasciando un vuoto e 1000 teorie sul suo destino. Diva Futura continuò ancora per un po', ma il mondo stava cambiando. Con l'arrivo del web il modo di vivere la sensualità mutò radicalmente. E anche il modello delle dive in carne e ossa cominciò a sembrare vintage. Riccardo Schicchi nel frattempo si ammalò e morì nel 2012. Con lui finì un'epoca. Ma il nome Diva Futura non è mai stato dimenticato. Ancora oggi è sinonimo di ribellione, di provocazione intelligente, di una libertà sfacciata ma anche ironica. Le dive di quel collettivo sono entrate nell'immaginario collettivo come simboli di una rivoluzione estetica, sociale e culturale. Oggi abbiamo fatto un salto nel passato, in un'Italia che si divideva tra moralismi e trasgressione, tra colpi di teatro e battaglie di libertà. Abbiamo riso, forse arrossito un po', ma ci siamo anche ricordati quanto possa essere potente la forza di chi osa mostrarsi senza paura. E ora tocca a voi. Vi ricordate qualche spettacolo di Diva Futura? Quale delle loro protagoniste vi affascinava di più? Fatecelo sapere nei commenti. E se questa puntata vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e attivate la campanella per non perdere nessuna delle nostre avventure tra le dive, i miti e i sogni proibiti della nostra cultura pop. Alla prossima e ricordate, il vero scandalo è dimenticare quanto siamo stati liberi.